Benvenuti a tutti gli amanti del gossip e delle notizie dal mondo dello spettacolo. Oggi vi portiamo dietro le quinte del glamour internazionale, dove le stelle più brillanti del cinema e della televisione vivono momenti indimenticabili. Preparatevi a scoprire tutti i dettagli esclusivi, i look mozzafiato e i segreti che solo noi possiamo svelarvi. Mettetevi comodi, perché il viaggio nel mondo scintillante delle celebrità sta per iniziare. Milano conquistata dalle star turche. Hadis e Kerem Bürsin incantano la Fashion Week con Dolce & Gabbana. Il mondo della moda internazionale ha vissuto un momento di pura magia turca quando due delle più grandi icone dello spettacolo della Turchia, la cantante Hadis e l'attore Kerem Bürsin, hanno illuminato la Milano Fashion Week come ospiti d'onore di Dolce & Gabbana. La loro presenza nella capitale italiana della moda ha scatenato un'ondata di entusiasmo che ha travolto non solo i social media ma anche la stampa internazionale, confermando ancora una volta che le star turche hanno conquistato un posto di rilievo sulle scene globali del lusso e dello stile. La notizia dell'arrivo di Hadis e Kerem a Milano si è diffusa come un incendio attraverso i fan club turchi e internazionali, i loro follower, che insieme superano i 50 milioni solo su Instagram. Hanno seguito ogni singolo momento del loro viaggio italiano con un'attenzione maniacale. E c'era molto da seguire, dall'arrivo trionfale di Hadis al suo hotel milanese fino alla spettacolare presenza di entrambi in prima fila alla sfilata Dolce & Gabbana autunno-inverno 2026. Ogni istante è stato documentato, condiviso e discusso appassionatamente. L'avventura milanese di Hadis è iniziata con una scena che sembrava uscita direttamente da un film. Quando la cantante è arrivata davanti al suo hotel di lusso nel cuore di Milano, probabilmente uno degli storici palazzi 5 stelle che costeggiano via Monte Napoleone o via della Spiga, le strade più eleganti della città, si è trovata di fronte a qualcosa di totalmente inaspettato. Una folla di fan italiani, principalmente donne, che l'attendevano con entusiasmo palpabile. Il video dell'arrivo di Hadis, rapidamente diventato virale sui social media, mostra la cantante scendere da un'elegante automobile nera con autista. Indossa un outfit casual ma incredibilmente chic che solo qualcuno con il suo innato senso dello stile potrebbe assemblare. Un paio di jeans perfettamente tagliati che abbracciano le sue gambe in modo impeccabile. Un blazer oversize in tono neutro che le cade dalle spalle con quell'aria di nonchalance studiata, che è la firma del lusso italiano. E sneaker bianche di designer che aggiungono un tocco contemporaneo e comodo al look. I suoi capelli biondi sono acconciati in morbide onde che le cadono sulle spalle. E occhiali da sole oversized proteggono i suoi occhi ma aggiungono anche un'aria da diva internazionale. Ma ciò che colpisce veramente nel video è l'espressione sul volto di Hadis quando si rende conto dell'accoglienza che la aspetta. C'è un momento di genuina sorpresa, i suoi occhi si spalancano. La bocca si apre leggermente, seguito immediatamente da un sorriso raggiante che illumina l'intero volto. Non è il sorriso professionale e misurato di una celebrità che posa per i fotografi, ma un'espressione di autentica gioia e gratitudine. Le fan italiane che l'attendevano non si sono limitate a osservare in silenzio. Hanno applaudito calorosamente, hanno gridato il suo nome con entusiasmo tipicamente mediterraneo, e si sono precipitate verso di lei per autografi e selfie. Hadis, con la grazia e l'accessibilità che hanno sempre caratterizzato il suo rapporto con i fan, si è fermata nonostante la stanchezza del viaggio per soddisfare ogni richiesta. L'abbiamo vista posare per dozzine di selfie, firmando autografi su borse, quaderni e persino su smartphone, sempre con quel sorriso genuino e quelle poche parole di italiano che aveva evidentemente imparato per l'occasione. Grazie mille, virgolette. Ciao bella, virgolette. Vi amo. Secondo testimonianze di persone presenti, la scena è durata almeno 20 minuti. Hadis non ha mostrato alcuna fretta o impazienza, dimostrando quel tipo di classe e rispetto per i fan che l'ha resa così amata. Solo quando il suo manager ha gentilmente insistito che doveva riposarsi prima degli impegni della sera, ha salutato calorosamente la folla e si è diretta verso l'ingresso dell'hotel.
girandosi più volte per salutare ancora. Ma l'accoglienza calorosa era solo l'inizio. Il vero evento clou sarebbe arrivato il giorno successivo, quando sia Addis che Kerem Bürsin avrebbero partecipato alla sfilata Dolce & Gabbana per la collezione autunno-inverno 2026, uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi della Milano Fashion Week. Dolce & Gabbana non è solo un marchio di moda, è un'istituzione culturale italiana. Un simbolo del lusso mediterraneo che ha definito l'estetica italiana nel mondo per decenni. Fondata dai designer Domenico Dolce e Stefano Gabbana, la casa di moda è famosa per le sue celebrazioni della sensualità, della famiglia, della tradizione siciliana e di quell'inconfondibile gioia de vivre italiana. Essere invitati come ospiti d'onore a una loro sfilata non è un onore da poco, è un riconoscimento che sei arrivato ai vertici assoluti del panorama dello stile globale. La location della sfilata era spettacolare, come ci si aspetterebbe da Dolce & Gabbana. Secondo fonti della moda, l'evento si è svolto in uno dei palazzi storici milanesi, trasformato per l'occasione in un tempio della moda. Immaginate soffitti affrescati del Rinascimento, lampadari di cristallo che scendono da altezze vertiginose, pavimenti in marmo che riflettono le luci come specchi, e un'atmosfera di opulenza che toglie il fiato. Le sedie della prima fila, riservate agli ospiti più importanti, erano posizionate lungo una passerella centrale coperta di tappeto rosso, con luci cinematografiche posizionate strategicamente per illuminare ogni dettaglio degli abiti che sarebbero stati presentati. Ed è qui che Addis e Kerem hanno fatto il loro ingresso trionfale. Le fotografie del loro arrivo alla sfilata, scattate da fotografi di moda professionisti e condivise immediatamente sui social media e sui siti di news di moda internazionali, mostrano una coppia che sembra uscita direttamente dalle pagine di Vogue. Ma ciò che ha davvero catturato l'attenzione e scatenato una tempesta di commenti sui social media è stata la loro scelta di outfit. Sia Addis che Kerem hanno indossato quello che inizialmente potrebbe sembrare un look informale, ma che in realtà rappresenta una delle tendenze più audaci e discusse della moda contemporanea. Pigiami di lusso come abbigliamento da giorno. Addis ha sfoggiato un completo pigiama della collezione estiva Dolce & Gabbana che è pura perfezione visiva. Il set era composto da una camicia con bottoni e pantaloni coordinati in seta stampata con un motivo vibrante che mescolava elementi floreali mediterranei con tocchi barocchi, una firma classica di Dolce & Gabbana. I colori erano ricchi e saturi: blu cobalto, giallo sole, rosso passione e verde smeraldo che si intrecciavano in un pattern che catturava immediatamente lo sguardo. Il taglio era impeccabile, la camicia le cadeva morbida sulle spalle con una scollatura che rivelava la giusta quantità di pelle senza mai essere volgare, mentre i pantaloni avevano una silhouette ampia e fluida che le donava un'aria regale quando camminava. Ma Addis, con il suo innato senso dello styling, non si è limitata a indossare il pigiama così com'era. Ha elevato il look con accessori strategicamente scelti: scarpe a punta in vernice con tacco alto che allungavano le gambe e aggiungevano un elemento di formalità, una borsa clutch con dettagli dorati che richiamava i toni del pigiama, e gioielli statement, orecchini pendenti e anelli audaci che aggiungevano glamour. I suoi capelli erano acconciati in una pettinatura sofisticata, probabilmente opera di uno degli hairstylist top di Milano, con ciocche perfettamente onde che incorniciavano il suo viso. Il make-up era drammatico ma elegante. Occhi enfatizzati con eyeliner grafico, labbra in un rosso classico, e quella pelle luminosa e impeccabile che sembra essere il segreto meglio custodito di tutte le celebrità. Kerem Bürsin, seduto accanto a lei in prima fila, era l'epitome della mascolinità mediterranea contemporanea. Anche lui aveva scelto un pigiama Dolce & Gabbana, ma in una versione più sobria e maschile. Il suo set era in una tonalità di blu notte profondo con sottili dettagli di piping in contrasto. La camicia era portata leggermente aperta al colletto, rivelando un accenno di petto e quella pelle abbronzata che è diventata parte del suo brand
Personale. I pantaloni cadevano perfettamente sulle sue scarpe di pelle lucida, probabilmente mocassini. Italiani fatti a mano. Ciò che rendeva il look di Kerem particolarmente efficace era la sua capacità di portare il pigiama con assoluta sicurezza. Molti uomini sembrerebbero fuori luogo o ridicoli indossando letteralmente un pigiama a un evento di moda di alto profilo. Ma Kerem, con la sua postura rilassata ma sicura, il suo sorriso carismatico e quella presenza magnetica che ha fatto impazzire milioni di fan in Sen Kalkapimi, lo faceva sembrare la cosa più naturale e desiderabile del mondo. Era l'incarnazione del concetto di sprezzatura italiana, quell'arte di rendere difficile ciò che sembra facile, di portare anche l'outfit più audace con nonchalance studiata. Le fotografie di Hadis e Kerem insieme, seduti in prima fila mentre le modelle sfilavano davanti a loro con le creazioni autunno-inverno 2026 di Dolce & Gabbana, sono diventate istantaneamente iconiche. In alcune immagini li vediamo applaudire con entusiasmo mentre passa un outfit particolarmente spettacolare. In altre, sono catturati in un momento di conversazione intima, le loro teste vicine, sorridenti come vecchi amici. C'è una foto particolarmente bella che mostra Kerem che dice qualcosa a Hadis e lei che ride con gioia genuina, la testa leggermente reclinata all'indietro, gli occhi che brillano di divertimento. La chimica tra loro era palpabile. E naturalmente questo ha scatenato speculazioni immediate sui social media. Guardate come la guarda, c'è qualcosa tra loro, la coppia più bella della serata. I fan, sempre alla ricerca di romance reale dietro le apparizioni pubbliche, hanno analizzato ogni gesto, ogni sguardo, ogni sorriso condiviso, ma secondo fonti vicine a entrambi, la loro è un'amicizia professionale e un rispetto reciproco. Entrambi sono brand ambassador di Dolce & Gabbana, e la loro presenza congiunta era una mossa di marketing brillante da parte della casa di moda italiana. E parlando di marketing, la strategia di vestire i due ospiti turchi in pigiami di lusso non era casuale. Era una dichiarazione audace che mescolava provocazione con accessibilità. Il messaggio sottile era: il lusso non è solo per le occasioni formali. Il comfort e l'eleganza possono coesistere. Puoi portare l'alta moda anche nei tuoi momenti più rilassati. È una filosofia che risuona perfettamente con i consumatori contemporanei, specialmente dopo anni di pandemia durante i quali tutti abbiamo rivalutato il concetto di comfort nell'abbigliamento. I commenti sui social media hanno rapidamente colto l'ironia e l'audacia della scelta. Pigiama alla Fashion Week, solo Hadis e Kerem possono farlo. Voglio anche io andare a Milano in pigiama adesso. Questo è il livello di sicurezza a cui aspiro. Gli hashtag cancelletto pigiama fashion e cancelletto Dolce Gabbana hanno dominato Twitter turco per giorni, con migliaia di persone che condividevano le foto e discutevano animatamente se avrebbero mai avuto il coraggio di indossare un pigiama, anche di lusso, in pubblico. Ma oltre all'impatto sui social media, la presenza di Hadis e Kerem ha anche catturato l'attenzione della stampa di moda internazionale. Secondo quanto riportato, i momenti della loro presenza alla sfilata Dolce & Gabbana potrebbero essere inclusi nel prossimo film Il diavolo veste Prada 2, il sequel tanto atteso del film cult del 2006 Maxi Magazine. Se confermato, sarebbe un crossover straordinario tra moda e cinema che metterebbe Hadis e Kerem letteralmente sullo stesso schermo con alcune delle più grandi star di Hollywood. La sfilata stessa è stata spettacolare. Dolce & Gabbana ha presentato la sua collezione autunno-inverno 2026 Chumfuriet. E le creazioni erano un'esplosione di quella sensualità siciliana che è il marchio distintivo del duo di designer. Abiti attillati in pizzo nero che celebravano le curve femminili. Completi maschili perfettamente tagliati con dettagli audaci come bottoni dorati e ricami intricati. Pellicce lussureggianti che gridavano opulenza. E quei pattern stampati vibranti limoni, rose, elementi barocchi che Dolce & Gabbana ha reso sinonimi del lusso mediterraneo. Mentre le modelle sfilavano una dopo l'altra, Hadis e Kerem erano completamente assorbiti nello spettacolo.
Li vediamo nelle fotografie prendere appunti mentali, ammirare particolari dettagli di costruzione, applaudire con entusiasmo quando un look particolarmente spettacolare appariva sulla passerella. La loro presenza non era solo decorativa, erano genuinamente interessati e coinvolti, dimostrando quel rispetto per il craft della moda che distingue i veri ambasciatori del brand dalle celebrità che sono lì solo per l'esposizione mediatica. Dopo la sfilata, Hadis e Kerem hanno partecipato al ricevimento esclusivo organizzato da Dolce & Gabbana in uno degli hotel di lusso milanesi. Secondo indiscrezioni trapelate dall'evento, l'atmosfera era festosa e glamour. Champagne Crystal veniva servito da camerieri in guanti bianchi. Canapè gourmet preparati da chef stellati circolavano su vassoi d'argento. E il sottofondo musicale di un DJ internazionale creava l'ambientazione perfetta per il networking di alto livello. Secondo quanto riportato, Hadis è stata anche invitata a una serata esclusiva con Madonna e solo 30 ospiti selezionati. Beyaz perde un onore straordinario che testimonia il suo status nel mondo dello spettacolo internazionale. Immaginate la scena: la regina del pop insieme alla regina della musica turca, in un ambiente intimo e lussuoso, probabilmente in una villa privata o in un palazzo storico milanese, circondato solo dalle persone più influenti dell'industria dell'intrattenimento globale. Ma Milano non è stata conquistata solo da Hadis e Kerem quella settimana. Un'altra grande star turca si trovava nella città italiana nello stesso periodo, anche se per motivi completamente diversi. Hande Erçel, l'attrice protagonista di Sen Kalkapimi, Love is in the Air, e ex fidanzata di Kerem Bürsin, era a Milano per una vacanza personale, lontana dai riflettori degli eventi ufficiali di moda. Le fotografie condivise da Hande sul suo account Instagram, seguito da 32,3 milioni di persone, mostrano una versione più rilassata e casual della star. Hande ha condiviso immagini del suo viaggio a Milano attraverso il suo account social Magazine Burada, offrendo ai fan uno sguardo intimo sulla sua esperienza italiana. In una delle foto più commentate, Hande appare in un outfit total black che combina semplicità e sensualità in modo magistrale. Indossa pantaloni neri a vita alta che allungano la silhouette e creano una linea pulita e moderna, abbinati a un bustier nero che mette in risalto la sua figura impeccabile. Il bustier è probabilmente di un designer italiano, data la location a una struttura corsettata, che abbraccia il busto in modo sculturale, con sottili dettagli di cuciture che aggiungono interesse visivo senza essere eccessivi. Ciò che rende il look particolarmente efficace è la sua essenzialità. Nessun fronzolo inutile, nessun accessorio eccessivo, solo linee pulite, tessuti di alta qualità e un fit perfetto. È l'approccio minimalista che domina la moda italiana contemporanea, dove meno è decisamente di più. Le sue scarpe e probabilmente tacchi a spillo neri completano il look, aggiungendo altezza ed eleganza. I capelli di Hande sono acconciati in modo semplice ma sofisticato, lasciati sciolti con onde naturali che le cadono sulle spalle. Il make-up è leggero ma strategico, pelle luminosa e impeccabile, occhi enfatizzati con eyeliner sottile, labbra nude. È il tipo di look, non make-up, che sembra completamente naturale ma in realtà richiede abilità e prodotti di alta qualità per essere ottenuto. Le location delle foto di Hande suggeriscono che ha trascorso il suo tempo esplorando i luoghi più iconici di Milano. La vediamo davanti al Duomo, la maestosa cattedrale gotica che domina Piazza del Duomo e rappresenta il cuore pulsante della città, con le sue guglie che si ergono verso il cielo e la facciata ornata di statue e decorazioni elaborate. Il Duomo fornisce uno sfondo drammatico e mozzafiato per le fotografie. Un'altra immagine la mostra passeggiare nella Galleria Vittorio Emanuele II, il magnifico centro commerciale del XIX secolo con il suo soffitto in vetro e ferro battuto, i pavimenti a mosaico e le boutique di lusso che costeggiano i suoi corridoi eleganti. È qui che si trovano i negozi di Prada, Louis Vuitton, Gucci e altri giganti della moda italiana e internazionale, il paradiso per qualsiasi appassionato di shopping di lusso.
I fan di Hande hanno inondato le sue foto con commenti entusiasti. Sei bellissima. Voglio venire a Milano con te. Questo outfit è perfetto. La mia regina. I like sono arrivati a centinaia di migliaia nel giro di poche ore, dimostrando ancora una volta il potere di Hande come influencer di stile. La presenza simultanea di 3 grandi star turche a Milano, Hadis e Kerem agli eventi ufficiali della Fashion Week, e Hande in vacanza privata non è passata inosservata. I media turchi hanno rapidamente soprannominato il fenomeno la settimana turca di Milano, celebrando il modo in cui le celebrità della Turchia stanno conquistando la scena internazionale della moda e dello stile. Gli analisti dell'industria della moda notano che questa presenza turca a Milano non è casuale o isolata, rappresenta una tendenza più ampia. Il crescente riconoscimento globale del talento turco e l'appetito insaziabile dei brand di lusso europei per le star che possono aprire mercati emergenti enormi come la Turchia, il Medio Oriente e oltre. Dolce & Gabbana, in particolare, ha dimostrato una strategia astuta nel coltivare relazioni con celebrità turche. Hadis e Kerem non sono i primi. La casa di moda ha anche lavorato con altre personalità turche nel corso degli anni, ma la scelta di questi 2 specifici ambasciatori è particolarmente intelligente. Hadis con la sua energia vibrante e il suo appeal musicale, e Kerem con il suo fascino cinematografico e la sua presenza maschile sofisticata. Insieme coprono un'ampia gamma demografica e geografica. Per Hadis personalmente, questa esperienza milanese rappresenta un altro traguardo in una carriera già stellare. Nata in Belgio da genitori turchi e cresciuta tra 2 culture, ha sempre avuto un appeal internazionale. La sua musica, che mescola pop europeo con influenze orientali, ha conquistato non solo la Turchia ma anche mercati come i Balcani, il Medio Oriente e parti dell'Europa. Essere riconosciuta e celebrata a Milano, la capitale mondiale della moda, è la conferma definitiva che ha trasceso i confini nazionali per diventare una vera star globale. Per Kerem, l'esperienza continua la sua impressionante espansione internazionale. Dopo il successo mondiale di Sen Kalkapimi, che è stato trasmesso in oltre 50 paesi, Kerem è diventato uno dei volti turchi più riconoscibili globalmente. Le sue partnership con brand di lusso come Dolce & Gabbana, Montblanc, Hublot e altri consolidano il suo status non solo come attore ma come icona di stile internazionale. E per Hande, anche se la sua visita era personale piuttosto che professionale, le fotografie hanno comunque rafforzato la sua immagine come trendsetter di moda. Ogni outfit che indossa, ogni location che visita, diventa immediatamente un argomento di conversazione e ispirazione per milioni di follower. La Milano Fashion Week 2026 verrà ricordata per molte ragioni: le collezioni spettacolari, le sfilate innovative, i trend emergenti, ma per i fan turchi e per molti osservatori internazionali sarà anche ricordata come il momento in cui le star turche hanno dimostrato, ancora una volta, di appartenere a pieno diritto alla scena globale del lusso e dello stile. Hadis e Kerem in pigiama Dolce & Gabbana, Hande in total black minimalista, 3 approcci diversi allo stile, 3 personalità uniche, ma tutti uniti nel rappresentare l'eccellenza turca sulla scena mondiale. E anche per oggi è tutto. Spero che questa storia vi abbia emozionato e intrattenuto quanto ha emozionato noi nel raccontarvela. Se non volete perdervi neanche un momento di gossip esclusivo, di red carpet stellari e di notizie bollenti dal mondo dello spettacolo, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Condividete questo video con tutti gli amanti del gossip che conoscete e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa storia. Ci vediamo prestissimo con altre notizie esclusive dal mondo delle star. Un abbraccio a tutti e stay tuned per il prossimo scoop.